Forse, da bambino, ti è capitato di avere paura del buio, paura di un mostro sotto al letto, nell'armadio o in cantina. E quando eri l'ultimo a spegnere le luci di casa, prima di andare a dormire, forse ti è capitato di camminare più velocemente, agitato, o perfino di correre verso la camera, pregando di riuscire a correre più veloce di chiunque fosse in agguato. Ora che sei più grande, sai benissimo che non c'era niente di cui avere paura, che i mostri non esistono e che casa è un luogo sicuro anche se buio. Ma se invece ti sbagliassi? C'è un terrore specifico, profondo, nello scoprire che la propria casa non è affatto sicura come la credevamo. E i giochi di oggi sanno toccare proprio questa corda, ognuno in modo diverso. Siediti, mettiti comodo e preparati a non sentirti mai più al sicuro dentro casa tua. Te lo ricordi il tuo primo mondo su Minecraft? Nel momento in cui sei piombato in quel mondo totalmente nuovo, ti sei guardato attorno, già a sovraccarico di stimoli. Corri, salta, colpisci tutto quello che ti va di colpire e poi prova a craftare nuovi strumenti, oggetti, blocchi. Il primo giorno è un concentrato di scoperte e di stupore, c'è sempre qualcosa di nuovo che attira la tua attenzione. Ma poi ti accorgi che qualcosa sta cambiando attorno a te, perché si sta facendo sera. La luce che va sparendo ti fa intuire che non dovresti avventurarti oltre, ma sono i suoni che senti a convincerti del tutto. È ora di costruire una casa, e in fretta. E solo dopo aver piazzato l'ultimo blocco tiri un sospiro di sollievo. Tecnicamente ora sei al sicuro, ma quella diventa la tua prima vera casa su Minecraft solo quando piazzi una cassa, una fornace e inizi a cuocere e craftare. La casa vive quando è vissuta, quando qualcuno la abita e la riempie di calore, di progetti, di avventure ancora da scrivere. Ecco che torna quella brama di scoperta, e al sorgere del sole l'ansia della notte lascia di nuovo posto all'esplorazione. Ma qualcosa è cambiato. Il puro senso di meraviglia del primo giorno si è incrinato. La tua prima notte su Minecraft ti ha insegnato l'importanza di avere una casa sicura a cui tornare, ma ora che hai giocato per ore, ti ritrovi nella tua reggia piena di risorse, stanze, cunicoli dove potrebbe annidarsi qualcuno o qualcosa. Sei sicuro di aver illuminato proprio tutto? La tua casa è davvero sicura? In Firewatch, la tua casa è una torre d'avvistamento nel bosco. O forse la tua casa è il bosco. Beh, in realtà la tua vera casa è in Colorado, ma sai bene cosa ti aspetta lì. E proprio per questo sei arrivato fino in Wyoming come guardaboschi. Solo lì, lontano dalle persone, la mente si libera dai pensieri e tra i sentieri di quel bosco torni finalmente a respirare. Ma c'è qualcun altro lì con te. Lo hai visto. Nulla di strano, pensi. Centinaia di persone percorrono quei sentieri ogni anno, ma perché ti sta fissando? Mentre torni alla tua torretta, non riesci a smettere di pensare a che potrebbe mai volere da te quella persona, finché non scopri con orrore che il tuo rifugio è stato saccheggiato. La musica incalza, il battito aumenta, lo sguardo sfreccia in tutte le direzioni. In Firewatch, la tua casa non è sicura. Solo non aspettarti che la faccenda si risolva così facilmente. Una musichetta inquietante, magari un jumpscare in mezzo al bosco. Firewatch non è quel tipo di horror. Il terrore che ti stilla è lento e costante, e ogni colpo di scena ti spinge a chiederti se non stai solo esagerando, mentre allo stesso tempo conferma i tuoi peggiori sentimenti. Là fuori c'è qualcuno che ti ha seguito e vuole farti del male, ma non capisci come fa a sapere dove vivi e se ti stesse spiando? Ed ecco che ti imbatti in una cartellina lasciata lì per errore, dove sono riportate date, eventi, persino appunti dettagliatissimi di cosa hai detto alla radio settimane prima. E ora che sei certo di essere osservato, ti viene spontaneo chiederti: perché lo stanno facendo? E perché proprio tu? Che sia tutto un complotto? Il giorno dopo la tua paura più grande diventa realtà. Scopri Wapiti Station, una postazione di ricerca nascosta nel bosco e piena di macchinari per rilevare, studiare e controllare il soggetto del loro esperimento. Non solo ti rendi conto di aver scoperto un'inquietante ricerca sul controllo mentale, no, la cosa più inquietante è che la cavia dell'esperimento sei tu. Mentre torni al tuo rifugio per raccogliere le idee, ti volti pensoso verso la stazione di ricerca, ma la vedi in preda alle fiamme. Se non rimane alcuna traccia di quello che hai visto, come potranno mai crederti? Ti senti sprofondare nella follia, da solo, in mezzo a una foresta tutt'altro che deserta, piena di occhi che ti seguono mentre ti fai strada verso la tua piccola torre d'avvistamento. Lì dentro speri di riposare un po' per rimettere in ordine i pensieri. Lì dentro, completamente circondato dalle finestre, intrappolato in un luogo che sembra funzionare al contrario. La tua casa, quella torre d'avvistamento, ti aiuta a vedere o a essere visto?
La prima volta nell'appartamento 302 in Silent Hill 4 sai già di non essere al sicuro. Ti svegli in una versione distorta della casa. L'aria è pesante, ostile e tutto marcio. Poi qualcosa compare sul muro. Un tumore, un virus che si diffonde ovunque e in pochi secondi vieni sopraffatto dagli orrori che abitano quel luogo. Un inizio del genere rende molto più difficile credere che l'appartamento 302, dove ti svegli per la seconda volta, sia una normalissima casa, soprattutto con quei catenacci sulla porta. Non puoi uscire quindi, ma nemmeno gli altri possono entrare o sentirti. E se non puoi usare la porta, non ti resta che tentare di fuggire da quello strano buco nel bagno. Sì, presto imparerai che forse, a confronto con gli orrori che ti attendono là fuori, l'appartamento 302 non è poi così male. Niente mostri o persone assassinate. La salute si ricarica e col tempo quella casa ti fa sentire un po' più al sicuro, come una finestra a specchio o un buco nel muro, dove vedere senza essere visto. Ma quella casa ha un segreto. Tutte le case hanno un segreto. Quello dell'appartamento 302 però è scritto col sangue e parla di un bambino abbandonato, di un rito per ricongiungersi con la Santa Madre e di tantissima morte. Tu non potevi saperlo, ma la verità è sempre stata lì, con te, nascosta dietro un muro che hai costeggiato fin troppe volte, in un luogo che ti era familiare. Ora sai la verità su Walter Sullivan, sul suo corpo marcio appeso a un passo dal tuo letto. Il suo spirito si è legato a quello della casa come un parassita, infestandola. I catenacci sulla porta, il grottesco buco nel bagno e gli oggetti infestati sono tutti opera sua. La casa non è più sicura perché qualcuno l'ha corrotta, deformata, ne ha piegato le regole e l'anima. Proprio come in PT, il teaser interattivo ormai perduto del capitolo di Silent Hill che Kojima non ha mai potuto realizzare. Un corridoio. Tutto quello che puoi fare è percorrere lo stesso corridoio, ancora e ancora. Sei perseguitato. Lo spirito di tua moglie Lisa si è impossessato di quella casa dopo che l'hai uccisa. Ma la cosa più inquietante di PT è un'altra. Non il fantasma, gli scarafaggi o i jumpscare, ma il venire meno di una semplice promessa. La casa è sicura perché è familiare, è sempre uguale a se stessa ogni volta che cerchiamo rifugio. L'orrore di PT è immersivo e perturbante perché ci colpisce proprio lì dove ci sentiamo più al sicuro, nella ripetizione rassicurante del quotidiano, nelle piccole cose che diamo per scontate. Ci costringe a rivivere la stessa casa all'infinito, mentre la distorce ogni volta un po' di più, finché non siamo più in grado di riconoscerla, finché il luogo più familiare non diventa quello più temuto. E se di colpo anche casa tua si trasformasse in un dedalo innavigabile e senza via d'uscita, ti sentiresti ancora a casa. Ma poi, che cos'è una casa? Finora abbiamo esplorato case inquietanti, case invase, infestate, persino case distorte. Ma cosa hanno tutte in comune? L'ultima casa che esploriamo oggi è quella di Anatomy, una breve esperienza horror che trovate su Itch. Per cominciare, Anatomy ci ricorda che una casa è un insieme di stanze, ognuna con un suo scopo. Poi il gioco ci suggerisce anche che una casa funziona come un corpo, con i suoi organi e le sue funzioni biologiche. Allora il corridoio, come un vaso sanguigno, trasporta persone e informazioni, mentre la sala da pranzo, come uno stomaco, consuma il cibo e ci dà nutrimento. Anatomy è proprio questo, la metodica dissezione di una casa, stanza per stanza, organo dopo organo. Ma mentre esploriamo la casa, le audiocassette iniziano a suggerirci qualche paragone un po' più inquietante. Seguendo questa metafora, la camera da letto sarebbe la mente della casa, il luogo dove sognare e fantasticare. Eppure sappiamo tutti che è la cantina il luogo più associato all'inconscio. Il più oscuro, sotterrato come ricordi più spiacevoli, il posto che fin da bambini popoliamo dei mostri più terribili. Ma è solo un trucco, perché dopo averci fatto scendere nello scantinato, in preda all'ansia, la voce registrata ci ricorda che, in realtà, molto spesso la cantina è poco più che un ripostiglio, e non certo un covo per mostri. Mentre la camera da letto, la stanza più terrificante della casa. Sì, perché la camera da letto è dove siamo più vulnerabili, privi di senso per ore e ore. Chiunque potrebbe farci del male, e noi possiamo solo affidarci alla casa per tenerci al sicuro. In questo senso, ci fa notare la voce registrata, durante il sonno la camera da letto somiglia meno a una mente e molto più a una bocca. Ogni notte ci piazziamo tra le sue fauci e scegliamo di sperare che la casa non morda. Nel momento di massima tensione il gioco si chiude. Nessun jumpscare o un mostro che esce dalle pareti, siamo solo stati cacciati dalla casa. Ma non riusciamo a fare a meno di riavviare il gioco, dobbiamo sapere cosa accade poi.
La seconda volta che entriamo nella casa la troviamo leggermente diversa. Come il corridoio di PT, la casa di Anatomy ci è ormai familiare, solo che ora è cambiata. L'audio distorto, diversi oggetti sospesi o glitchati. La casa non è contenta. Dopo aver ascoltato l'ultima audiocassetta, la porta dello scantinato si spalanca da sola. Un abisso oscuro che ci chiama a sé, per poi rigettarci. Altro crash del gioco. Siamo stati cacciati di nuovo, ma imperterriti entriamo ancora. Questa volta è chiaro che la casa ha qualcosa di profondamente sbagliato. Enormi appendici si protendono ovunque come giganteschi nervi o tendini. Il mobilio è totalmente compromesso, ma il mangianastri è minacciosamente intatto. Ora, farci strada tra le stanze è una lotta continua contro l'ansia che ci paralizza, ogni cassetta più distorta o del tutto muta. Non siamo al sicuro, ce lo dicono le mani sudate, la pelle d'oca, ce lo dice la mente. La casa non è sicura. Forse nessun luogo è mai stato sicuro. Ma ormai è troppo tardi. La casa ci intrappola nella cucina e l'unica via è quella verso la cantina. Nel buio più totale si accende una luce rossa e la voce che ci ha accompagnato attraverso le cassette ora parla libera. C'è una differenza sostanziale tra dissezione e vivisezione, ci dice, e noi non ce ne siamo resi conto. Avremmo dovuto ascoltare, ma abbiamo continuato a mischiarci, a interferire, eppure non siamo altro che un organismo dentro un organismo più grande. La casa è viva, respira, ma soprattutto si accorge di noi. Mentre la cantina si riempie di denti, la voce ci ricorda per l'ultima volta che in una casa, quando essa è sveglia e affamata, ogni stanza diventa una bocca.